Nel 2008 in Italia si registravano oltre 570.000 nascite, nel 2025 circa 350.000, un calo di quasi il 40%. E ogni volta che si affronta questo tema si danno sempre le stesse spiegazioni. I giovani non vogliono responsabilità, pensano solo alla carriera, a viaggiare, a divertirsi, oppure che la società ormai guarda al futuro con profondo pessimismo. Però forse la domanda da porci è molto più semplice e concreta, ovvero oggi una famiglia normale riesce davvero a permettersi un figlio? Ciao, sono Badr, sono un ingegnere e lo scorso 2 maggio mi è nato il mio secondo figlio e da padre di ormai 2 bambini oggi mi chiedo: ma quanto costa davvero avere un figlio in Italia? E voglio chiedermelo partendo dall'inizio: gravidanza, nascita, primi anni, scuola, adolescenza, casa e università. Partiamo. Il costo di un figlio non inizia quando la cicogna consegna, ma inizia molto prima. Durante la gravidanza, infatti, ci sono già diverse spese. In verità, se vogliamo essere precisi, ancora prima della gravidanza ci sarebbero alcuni integratori consigliabili anche per il periodo in cui si ricerca il figlio. Comunque, dobbiamo considerare integratori, visite, prelievi, analisi, eventuali test aggiuntivi, l'abbigliamento che cambia, i corsi preparto e poi tutto il materiale per preparare l'arrivo del bambino. E qui il costo può cambiare tantissimo. Gli integratori costano circa 20-30 euro al mese, comunque l'unico fondamentale è l'acido folico, ma per le visite e le analisi, se fai quasi tutto con il sistema sanitario pubblico, che comunque è limitato a 3 visite, si spende anche relativamente poco. Ma se invece ti vuoi affidare al privato, magari perché vuoi dei tempi più rapidi o vuoi essere seguito da un ginecologo specifico, il costo sale anche a 250-400 euro al mese. E quindi una coppia può cavarsela con una spesa abbastanza contenuta, un'altra può arrivare a spendere anche diverse migliaia di euro ancora prima che il bambino nasca. Poi si avvicina al parto, la donna inizia la fase di nesting, ovvero la preparazione del nido, e quindi si comprano il trio, la culla, il materasso, lenzuola, fasciatoio, vestiti, i body, le tutine, i pannolini a non finire, le salviette, la crema per il cambio, il biberon, il sterilizzatore, i ciucci, la sdraietta e tanto altro. E soprattutto con il primo figlio si arriva a comprare molto più del dovuto, perché si ha paura che possa mancare qualcosa, paura di sentirsi un cattivo genitore se non si comprasse il prodotto migliore. Ma comunque qui bisognerebbe fare una distinzione fondamentale. Infatti ci sono spese che sono iniziali una tantum e poi delle spese che dovrai fare in modo ricorrente. Quelle iniziali, che forse vengono sentite un po' di più, sono ad esempio la culla, il passeggino, il seggiolino, il fasciatoio, lo sterilizzatore, che sono tutte cose che possono farti spendere dai 1.500 ai 5.000 euro tutti in una botta sola, soprattutto se è il primo figlio e quindi devi comprare tutto da zero. Ma poi ci sono quelle spese ricorrenti, come ad esempio il latte artificiale, il nido, i pannolini, la babysitter, i vestiti man mano che il bimbo cresce, le visite e magari anche una casa più grande se dovessi aver bisogno di maggiore spazio. Un'altra voce importante nei primi mesi è l'alimentazione. Se il bambino viene allattato esclusivamente al seno, il costo del latte artificiale non c'è. Però attenzione, dire che allattare è gratis in verità è una grande semplificazione. Infatti allattare richiede tempo, energie, può essere difficile, può richiedere delle consulenze, a volte l'ausilio del tiralatte, e non sempre è sostenibile per tutte le famiglie, anche perché implica che la donna non possa lavorare, tagliando di fatto una parte del reddito della famiglia. E dimostrazione di ciò, in Italia dopo 4-5 mesi i bambini allattati esclusivamente al seno sono meno di un quarto, e quindi il costo del latte artificiale pesa sulla maggior parte delle famiglie italiane. E il costo del latte artificiale può arrivare tranquillamente a 150-200 euro mensili, a seconda del tipo di latte e della quantità. Quindi man mano che il bimbo cresce chiaramente costa di più. I pannolini invece incidono tra i 30 e i 50 euro mensili, a seconda della marca e delle offerte. Ma per conoscere il costo più importante nei primi mesi di vita, bisognerebbe chiedersi: ma quando i genitori lavorano, chi è che tiene il bambino? Perché nella fascia da 0 a 3 anni il vero spartiacque è l'asilo nido. Se hai nonni, un genitore a casa, gli orari flessibili o un nido pubblico accessibile è un conto, altrimenti la differenza di prezzo conta e come. Il nido infatti può costare da qualche centinaio di euro al mese, ma nelle città più care o negli istituti privati può superare tranquillamente i 600-700 euro mensili. E quindi capisci perché per tante coppie il problema non è fare il figlio, ma piuttosto è averlo mentre entrambi i genitori lavorano, senza aiuti, con stipendi normali e magari vivendo in una città cara. C'è da dire che degli aiuti esistono. Infatti lo Stato offre l'assegno unico, che dipende dall'ISEE e dalla composizione familiare e può variare tra i 50 e i 200 euro mensili per figlio. C'è il bonus nido, che per gli idonei va dai 1.500 ai 3.600 euro l'anno, e questi aiuti sicuramente possono aiutare molto, però chiaramente non possono fare magie. Infatti se paghi 700 euro al mese di nido, che in un anno sono 8.400 euro, anche se dovessi ricevere il massimo bonus nido da 3.600, comunque il nido continua a costarti 400 euro mensili.
Un'altra criticità è che sicuramente non puoi costruire una famiglia dando per scontato che ogni bonus sarà sempre uguale, sempre disponibile e sempre facile da ottenere. Poi il bambino cresce, tra i 3 e i 6 anni spesso finisce il nido e molte famiglie possono tirare un sospiro di sollievo, però non è che il figlio diventi gratis. Infatti arriva la scuola materna, la mensa, le eventuali scuole paritarie, i vestiti, le scarpe, le feste, i regali e soprattutto arriva una fase che ogni genitore che lavora conosce benissimo, ovvero che la scuola non dura 12 mesi all'anno, ma purtroppo chiude e quindi bisogna correre ai ripari d'estate, durante le vacanze di Natale, durante i ponti o quando i bambini si ammalano. E ancora una volta, se ci sono i nonni disponibili è un conto, se non ci sono bisogna organizzarsi e quindi ricorrere a centri estivi, babysitter, ricorrere a permessi o incastrare le ferie. E un centro estivo può costare anche 70-80 euro a settimana per ogni figlio, che sì, magari non è una spesa che hai tutto l'anno, però quando arriva la senti. Poi arrivano le elementari, quindi dai 6 agli 11 anni. Non hai più i pannolini, non hai più il latte artificiale, non hai più il nido, però i costi non scompaiono, cambiano semplicemente nome. Infatti hai la scuola, la mensa, lo zaino, l'astuccio, la cancelleria, le gite, le feste, lo sport, i vestiti, le scarpe per i piedi che continuano a crescere e di solito anche le prime visite mediche ricorrenti, in particolare il dentista. Le stime per questi 5 anni arrivano anche a decine di migliaia di euro complessivi, ma variano molto in base alla situazione. Infatti non è che ogni anno compri uno zaino nuovo, soprattutto se hai dei fratelli più grandi, e così non comprerai l'astuccio nuovo. Ed anche lo sport cambia tantissimo. Un conto è il calcio in una società giovanile che ti può costare 150-200 euro all'anno, un altro conto è uno sport agonistico con trasferte o attrezzature costose. Un'altra voce comunque da considerare è quella del dentista, che può variare dagli 80-100 euro per una pulizia magari dentale, fino ad arrivare a diverse migliaia di euro nel caso ti servisse un apparecchio. Ed attenzione che qui c'è un punto molto importante. Alcune spese possono sembrare degli imprevisti, ma in realtà sono prevedibili. Non sai ad esempio che tuo figlio potrà aver bisogno di un apparecchio, ma sai sicuramente che prima o poi avrai delle spese mediche, dentistiche, scolastiche o sportive. E quindi se vivi sempre al massimo delle tue possibilità, ogni spesa diventerà un'emergenza. E quindi è sempre più importante avere un fondo d'emergenza. Se ti interessa ne parlo in questo video. Poi arriva l'adolescenza, la fase dai 12 ai 18 anni. E qui tutti i genitori confermano che il costo passa su tutt'altro livello, perché tuo figlio non costa più come un bambino, ma inizia a costare quasi come un adulto. Scarpe da adulto, vestiti da adulto, telefono, computer, trasporti, le uscite, le gite, uno sport più serio o semplicemente devi dargli la paghetta e magari la patente e un'eventuale auto. Per non parlare che ai miei tempi appena prendevi la patente trovavi un'auto usata messa bene a 2000 euro. Ora invece se ne paghi 5000 ti lascia a piedi dopo 10 giorni. Le ripetizioni o le lezioni private ad esempio possono costare 25-40 euro l'ora e una materia seguita per mesi può diventare facilmente una spesa da 1000-2000 euro l'anno. Una gita scolastica invece, almeno quelle delle superiori, può costare 350 o 500 euro tra quota, pasti e i soldi extra che ci si porta dietro per sicurezza. I trasporti possono costare 40-50 euro al mese e la paghetta comunque non è da trascurare, soprattutto se hai più di un figlio. E sì, sicuramente non tutto è obbligatorio, non sei obbligato a comprargli l'ultimo iPhone, non sei obbligato a comprare le scarpe da 200 euro, non sei obbligato nemmeno a finanziare ogni uscita di tuo figlio, però devi considerare che comunque tuo figlio vive in una sua società, deve relazionarsi, ha degli amici, cercherà di stare al passo con la tecnologia ed avrà dei bisogni sociali e un minimo di queste spese prima o poi bisogna affrontarle. E poi c'è un punto che in molti conteggi online viene trascurato, ovvero che in Italia il costo di un figlio spesso non finisce a 18 anni. Infatti se tuo figlio va subito a lavorare il discorso può cambiare, ma se studi all'università, soprattutto se fuori sede, il conto fa ben presto a diventare salato. Infatti uno studente fuori sede può costare tranquillamente tra i 1000 e i 2000 euro al mese tra affitto, bollette, spesa, trasporti e vita quotidiana, che in 3 anni vuol dire diverse decine di migliaia di euro. E quindi quando vedi online i calcoli fino ai 18 anni, in realtà si sta tagliando via una parte enorme della vita reale. Infatti per molte famiglie italiane la fase più costosa non è il pannolino, ma è l'università. E poi c'è un altro costo che spesso viene trascurato, ovvero la casa. Un figlio infatti magari all'inizio dorme in camera con voi, però poi serviranno un lettino, magari la sua cameretta, e se parti con un bilocale, magari con un figlio riesci anche a resistere, ma con 2 figli? E poi quando il figlio cresce ed avrà bisogno di uno spazio unicamente suo? E se magari consideriamo anche la tendenza del giorno d'oggi, ovvero lo smart work, se domani dovessi anche ritrovarti a lavorare a casa? Perciò non è scontato che un domani tu non possa aver bisogno di una stanza in più, e quella stanza in più in Italia, soprattutto nelle grandi città, può costare tantissimo, quindi un affitto più alto, un mutuo più alto, maggiori spese condominiali, bollette più alte, arredamento, magari trovarti a dover cambiare anche zona o comprare una macchina più grande. Ed è questo il costo più infame, perché non è
quantificabile e quindi non è nemmeno facilmente programmabile. E se prima vivevi in un bilocale da 700 euro al mese e poi devi passare a un trilocale da 1000 o 1100, tuo figlio ti sta costando anche quei 200-300 euro in più. Non direttamente, ma nella vita reale sì. E quindi quando fai i conti non devi chiederti solo quanto costa il bambino, ma piuttosto il costo di tutta la vita che devi costruire intorno a quel bambino. E poi c'è forse il costo più grande di tutti, quello che non puoi nemmeno quantificare: il tempo, il sonno, la libertà, la flessibilità, la possibilità di fare straordinari e quindi guadagnare di più, la possibilità di studiare, di aprire un'attività, di accettare trasferte, di fare un secondo lavoro o di seguire un progetto tuo. E quindi quando nasce un figlio non cambia solo il tuo conto corrente, ma cambia proprio la tua vita. Mentre raccoglievo materiale per questo video, qualcuno diceva che per crescere un figlio ci vuole un villaggio tutto tuo, ed economicamente questa frase è troppo vera. E se il villaggio non ce l'hai, lo devi pagare. Lo paghi con il nido, con la babysitter, con il centro estivo, con il cibo pronto, con le consegne, con le visite private perché non puoi aspettare, con le ferie bruciate quando il bambino si ammala, con le ore di lavoro perse. E poi due coppie possono avere lo stesso stipendio, ma magari una ha i nonni disponibili a 10 minuti da casa e un lavoro flessibile, l'altra invece vive lontana dalla famiglia, lavora full time e magari non ha nessuno. E anche se sulla carta possono fare la stessa vita, nella pratica assolutamente no. E quindi quanto costa davvero un figlio al mese? La risposta onesta è dipende. Può costare 300 euro al mese in un periodo tranquillo, se magari hai degli aiuti, niente nido privato, casa già abbastanza grande e molte cose riciclate. Può costare 600-700 euro al mese con scuola, mensa, sport, vestiti, visite e varie attività. Può costare 1000 euro al mese o più se hai nido privato, babysitter, città cara, affitto più alto e pochi aiuti. E se parliamo di università fuori sede, può costare anche 1000 e 2000 euro al mese. Comunque, per dare una cifra media, Federconsumatori quantifica che un figlio mediamente costi circa 180.000 euro. Ma quindi, cosa devo fare? Se non guadagno 5.000 euro al mese non posso avere figli? No, assolutamente non intendo questo con il video. Con due figli piccolissimi posso dire che i figli sono una cosa bellissima e varranno sicuramente sempre la pena. E consideriamo che per loro valgono molto più le attenzioni rispetto alle cose materiali. Tutti noi crescendo alla fine, anche se da ragazzini magari abbiamo desiderato un qualcosa che i nostri genitori non ci hanno preso, ora non ci interessa. Li amiamo e li ringraziamo per tutto quello che hanno fatto per noi. Detto ciò, dobbiamo comunque prepararci per cercare di offrire il meglio che possiamo. E quindi cosa possiamo fare? Prima cosa, fondo d'emergenza. Se hai un figlio e vivi sempre con 200 euro sul conto, ogni spesa può diventare una tragedia. Pertanto costruiamo subito il fondo d'emergenza. Seconda cosa, calcolare il proprio budget. Devi sapere quanto entra, quanto esce, quanto puoi permetterti davvero e dove puoi tagliare senza far mancare nulla. Terza cosa, evitare debiti stupidi, perché se prima del figlio hai già finanziamenti, rate, macchina troppo costosa, carte di credito, acquisti inutili, poi il bambino non fa altro che amplificare un problema che esisteva già. Quarta cosa, iniziare presto a mettere da parte, anche poco, 100, 150, 200 euro al mese. Infatti nessuno ti chiede oggi di avere 180.000 euro sul conto, perché quei soldi non escono tutti insieme, escono poco alla volta durante questi 18 anni. Ed è proprio per questo che il tempo è il tuo alleato. Un piccolo piano d'accumulo, un fondo dedicato per scuola, salute, università, emergenze familiari, può fare una differenza enorme. E quindi, ricapitolando, quanto costa davvero un figlio in Italia? Costa tanto, ma non allo stesso modo per tutti. Può costarti 300 euro al mese, 600, 1000 o molto di più. E soprattutto, un figlio non ti costa solo a livello economico, ma è una responsabilità che ti obbliga a diventare adulto anche con i soldi. E allora il messaggio finale è che non devi essere ricco per fare figli, ma piuttosto devi essere consapevole, perché l'amore è sì fondamentale, ma quando arriva la fattura del dentista, la retta del nido o l'affitto del trilocale, purtroppo l'amore da solo non basta. Grazie per essere arrivato fin qui. Se ti interessa come aumentare le tue finanze, ti consiglio di prenderti del tempo e seguire la mia serie Da Zero a Fire. E se il video ti è piaciuto e sei interessato ad altri contenuti come questo, allora metti like, iscriviti e magari lasciami un commento. E con questo ci vediamo la prossima settimana. Ciao!